Buongiorno a tutti, oggi siamo ritornati al Passo Falzarego dove siamo stati ieri per andare sulla Gazzuaia a fare un'altra gita a tema storico, se così possiamo dire, perché saliremo con la funivia, infatti adesso siamo nel piazzale, e poi scenderemo con la galleria scavata durante la Grande Guerra. Dopo vi racconto meglio qualcosina. Mi raccomando, seguiteci, mettete like e rimanete collegati per vedere. Adesso vado a mettermi sugli scarponi e poi si parte. A dopo. Dopo 3 minuti di funivia siamo arrivati dal Passo Falzarego al rifugio La Gazzuoi. Adesso andiamo a farci un giro sulla cima che dista una decina di minuti. Inizia là in alto a vedersi la croce di vetta con intorno questo. Quello è il sasso di Stria, quello lì, che era un avamposto austriaco. Adesso non so se si vedono, c'è il sentiero che poi per salire in cima, che alla fine si basa passi nei vecchi camminamenti, perché è stato quasi tutto, diciamo, scavato per proteggere i soldati. A tal proposito volevo dirvi che ho trovato un video che poi vi metterò in descrizione, che racconta delle vicende del luogo, cosa è successo proprio in questa zona durante la Grande Guerra. È molto interessante se siete appassionati o anche solo per curiosità, per conoscere. Ed eccoci arrivati sulla cima del piccolo La Gazzuoi. E lì sotto, non so se si vede, in quello sperone lì c'è un'altra postazione che non è sistemata, un po' difficile da raggiungere, che davano sul Passo Falzarego. Quello sta sul Passo Falzarego
Questa dava sulla zona delle tofane e con dei boss, cima dei boss che si trovano là. Siamo arrivati all'inizio del sentiero, ora mettiamo i caschetti e poi si inizia la discesa. Ok, su quella cresta c'è l'ingresso delle gallerie. In questo punto c'è un sentiero con la corda. Era la prima linea austriaca qui sulla Gazzoi. Qui ha ricostruito tutte le trincee che poi ci porteranno alla galleria che è appena lì. Adesso appena riesco ve ne inquadro. Qui c'è ancora qualche reticolato. E là, da questo punto di osservazione, possiamo vedere su quello sperone roccioso l'ingresso della galleria. Qui c'è 5 torri, dove eravamo ieri. Qui ci troviamo sul bordo del cratere di Mina del 20 giugno del 17 e pensare che hanno scavato la montagna per farla esplodere da dentro sotto i piedi dei nemici è qualcosa di pazzesco, metti i brividi. Noi facciamo ora l'ultimo tratto, poi torcia alla mano e si inizia a scendere. Quella che si vede lì sotto che inizia sotto la tofana di Rosez e taglia sotto le tofane la Val Travenances, molto bella, ha dei bellissimi paesaggi ed è stata, durante i combattimenti, è stata contesa perché era uno dei punti fondamentali della zona. Ora l'ingresso è lì, dove c'è quel cartello, ci apprestiamo ad entrare.
Siamo arrivati alla fine della galleria. Ora ci aspetta il sentiero che ci condurrà fino a Passo Falzarego, sentiero che si trova di lì. Ok, siamo usciti da un po', circa un quarto d'ora dalla galleria e adesso ci dirigiamo verso il Passo Falzarego dove abbiamo la macchina. È sempre emozionante farla e fa riflettere cioè, come diamine hanno fatto con le tecnologie dell'epoca a scavare 1 chilometro e 100 metri di galleria, che poi a un certo punto si divide, diventano 2, è qualcosa di davvero pazzesco a pensarci. Se lo dovete fare, ricordatevi il caschetto e la torcia. Il caschetto è molto importante perché non è altissima la galleria. Là in alto in quel pezzo di parete lì, che adesso da qui ovviamente non si vede perché è difficile anche da vedere d'occhio nudo, ci sono i resti restaurati degli appostamenti di Cengiamartini. Adesso siamo quasi arrivati al Passo Falzarego. Eccoci qua, siamo scesi, stiamo già tornando alla base perché qui si stanno volando, anzi sta iniziando anche a sgocciolare. È stata una bella giornata, la camminata cioè il percorso è molto bello, se si può definire. A livello escursionistico è divertente se si è preparati, non si soffre di vertigini e fa anche molto riflettere per quello che hanno costruito e hanno fatto, quello che è successo lì negli anni della guerra. Detto ciò, rimanete collegati e ci vediamo domani per una nuova avventura. Ciao a tutti!